Partiamo dai compressori. I compressori sono una caratteristica dei suoi suoni puliti e nel tempo ha fatto uso di MXR Dynacomp, Boss CS2 e ultimamente anche di un Demeter Compulator. Però il suono caratteristico di David Gilmour è dato dal suono del Boss CS2. Questa è la chitarra senza effetto. Questa senza effetto. Questa con il CS2. Lui lo utilizza essenzialmente come un booster, nel senso non dà molto attacco, molto sustain dal compressore, ma boosta, cioè alza di livello il segnale in ingresso. Grazie a questo riesce ad avere maggiore sustain, naturale ovviamente, boostando proprio l'entrata dell'ampli, e un attacco particolarissimo che lo possiamo notare nella differenza tra con e senza. Adesso senza. Con. Sentite che la nota un pelino schiacciata proprio nel momento dell'attacco. Questa ovviamente è un'unità di effetto a pedalino che lui utilizza essenzialmente sui puliti, ma utilizza anche per boostare gli overdrive. Booster veri e propri, altri booster non ne usa, se non il power boost nel periodo in cui necessitava insomma di boostare sia il fast face che il big muff. Adesso non ce l'ho in pedaliera, non ve lo posso far sentire, però essenzialmente scolpiva il suono sulle frequenze medio-alte e gli permetteva di avere molta distorsione, molto sustain e molta definizione, che è una delle caratteristiche del suono di Gilmour. Quando entrava comunque con le sue distorsioni nell'ampli ha sempre scelto ampli molto trasparenti, cioè di livello molto alto come qualità, ma soprattutto con determinate caratteristiche. Lui ha sempre utilizzato gli Hivat dai tempi dei tempi, a parte brevi parentesi Selmer e Sound City, però ovviamente l'Hivat non è il suo vero suono, o perlomeno non è diciamo utilizzato interamente. Perché? Perché con gli Hivat lui ha registrato i primi album della band, sto parlando insomma dopo la sua entrata, gli album Amagamma, Atom Heart Mother e Muddle, e in seguito ha inserito nel suo setup un preamp particolarissimo, un preamp per basso della Alembic, che di fatto era la sezione preamp di un Fender Twin, diciamo, blackface, quindi anni 60, insomma, dal suono molto caratteristico sulle fondamentali, molto poderoso sulle fondamentali e un pelino carente in mezzo, però ovviamente ricchissimo armonicamente. Ovviamente questo nei setup live. In studio da The Dark Side of the Moon in poi ha iniziato a utilizzare i Fender e poi anche Mesa Boogie e molti altri amplificatori che non sto a nominare perché la lista è lunghissima, però il suono è sempre quello di David Gilmour. Perché? Perché ovviamente lui lo crea essenzialmente con la testa e poi con le mani. Passiamo agli overdrive. Gli overdrive più famosi, come vi dicevo, erano il Power Boost, che è un booster più che un overdrive, e poi in seguito ho iniziato a utilizzare prima il TS10 della Ibanez e poi l'ha sostituito prima col soft sustain di Cornish, che è tipo TS10 ma dal suono molto più ampio,
e con l'attacco più particolareggiato, insomma più caratterizzato, e anche il tube driver, che diciamo che poi è diventato la sua main unit di overdrive nel periodo a cavallo tra Momentary Lapse of Reason, l'album dell'87, e il successivo The Division Bell, che ha registrato quasi interamente con il tube driver. Ora lo sentiamo al volo. E spesso lo boostava proprio con un compressore, cioè il CS2, sentite. Proprio per ingrandire l'attacco e ovviamente il rilascio stesso della nota.